Salve fandoni e ben ritrovati su Assassin's Creed Shadows. Ragazzi, questo è un episodio un po' transitivo, vi spiego. Innanzitutto, come vedete c'è una inquadratura temporanea. Se passate in live sicuramente saprete il perché. Comunque in ogni caso lo spiegherò magari nel momento in cui nei prossimi episodi passeremo al DLC. Perché questo episodio è transitivo? Beh, perché stiamo andando all'anomalia che precedentemente ci era bloccata. Quindi sostanzialmente dovremmo poterla fare adesso, suppongo. Non ricordo nemmeno dove fosse. Non so se era il puntino... Credo di sì, non ricordo come venissero identificate le anomalie. Se è viola oppure è qualcos'altro, quella roba viola. Comunque, io avevo intenzione di portarvi diverse altre cose qui su Shadows. In primis, una delle cose principali erano le missioni dei companion che abbiamo lasciato indietro, oltre a magari fare dei tumuli e altre cose di questo tipo. Sinceramente ho cambiato idea. Ho cambiato idea perché il gioco mi ha lasciato l'amaro in bocca dopo lo scorso episodio che avrete sicuramente in mente se state vedendo questo. Pertanto non sento proprio più il bisogno di continuare questa serie, nonostante magari le secondarie e altre cose che ci sono in questo momento precluse all'interno proprio della serie potrebbero effettivamente essere migliori. Non lo nego che potrebbe esserci qualcosa di fatto meglio, comunque qualcosa che non mi faccia storcere così tanto il naso, però sono rimasto estremamente deluso e non mi va di allungare questa serie più di tanto. Anche per una questione proprio di tempistica, ok? Cioè sia perché la serie è già abbastanza lunga di per sé, ma anche perché a livello di tempo che io voglio impiegarci basta, cioè me lo giocherò un pochettino così magari tra una cosa e l'altra sulla Rogue Ally e la finisco così, e preferisco dedicare il tempo delle serie a qualcosa di più importante, sinceramente. Banalmente anche un Crimson Desert, che lì è pieno di attività secondarie, però se andate a vedere le attività dell'open world qui, io credo che Crimson Desert abbia molta più varietà. Comunque, in ogni caso, vi chiedo scusa anche se sentite questo tono un po' veramente... Cioè è cambiata un po' la mia esperienza di gioco dopo lo scorso episodio. Vedere il gioco finire così, lo scorso e anche quello prima, vedere il gioco concludersi così all'improvviso è stato particolarmente... non lo so, di cattivo gusto secondo me. Dove sta quest'altro frammento tra l'altro? Ah, lì. Perché è sotto di nuovo? Va bene. Ok. Però, voglio dire, almeno ci facciamo questa lorettina del presente e del vero scontro, sperando che sia qualcosa di interessante. Più delle volte questa roba era veramente figa, quindi spero veramente che anche questa non sia male. È una sequenza molto limitata a livello di gameplay. I tesori non sono esattamente ciò che ci aspettavamo di trovare. Non sono manufatti per come li intendiamo noi. Forse sono qualcos'altro. Già. L'Inner Sanctum ne sarà felice. Non capisco perché loro sono in italiano qui. Solo per alcune voci sul potere di arnesi inutili. Il potere è soggettivo. I nostri nemici erano disposti a uccidere per questi arnesi. Erano disposti a morire. Cioè, tecnicamente perché siamo nell'Animus adesso e non siamo più nella simulazione, ha senso. E voi pensate che l'Inner Sanctum crederà alle parole di selvaggi fanatici? All'Inner Sanctum manca la prospettiva. Non sono in grado di vedere nulla dalla torre d'avorio in cui vivono. L'Inner Sanctum crederà a tutto ciò che io dirò loro. Saranno anche degli idioti, ma si prenderanno la vostra testa. Potete solo convincerli con altre menzogne. Li convincerò con qualcosa di meglio, con il progresso. Abbiamo distrutto gli assassini e le loro controparti giapponesi, grazie alla loro devozione verso il contenuto di quello scrigno. Questi tesori sono potenti quanto i manufatti, forse anche di più. Simboli delle virtù del Giappone. Così mi ha detto uno di loro. Prima che gli mozzassi la lingua. Ne è rimasto convinto fino alla fine. E così tutti loro,
come anche un'altra persona che teniamo in pugno. Lo Shogun e i suoi leccapiedi, gli Shinbakufu. Vuole scambiare Shinbakufu. quei tesori con il trono. Una gabbia dorata in una corte dei Templari. Gli Shinbakufu seguiranno la nostra melodia. Un eterno ciclo di discordia che non avrà mai fine. Carneficine, quanto sono redditizie. Pensa più in grande, Duarte. Il nostro commercio qui in Giappone serve solo a oliare un sistema più grande. Un sistema sotto il nostro controllo. Guerra, disordini, fame. Sono tutti aspetti da considerare e fanno tutti parte dello stesso meccanismo. Un sistema che lavora in armonia. E cosa ne facciamo di Oda Nobunaga? Quel bastardo è una testa dura. No, non è solo un testardo. Crede fermamente nell'unificazione. E nessuno riesce a fermarlo. Nemmeno noi. Dunque lo sgozzeremo. Lui e la sua famiglia. Saranno i suoi uomini a tradirlo. Uno ci sta già pensando. Gli serve solo una spinta. Perché non lo uccidiamo noi, quel bastardo? Non ho ancora mozzato la lingua a un daimyo. Noi abbiamo sempre agito in questo modo. Una spinta qui, un po' di pressione là e qualche sfavillante promessa dorata. L'illusione di forgiare il proprio destino è irresistibile, se solo fosse realizzabile. Un bel discorso, signor. Suppongo che l'Inner Sanctum sia lieto dei nostri progressi. Caro Duarte, siamo solo all'inizio e nessuno riuscirà a fermarci. La gente di questa terra combatte per un destino di cui non è più padrona. Le spaccature si faranno sempre più profonde e il nostro piano si compirà. E quando saremo soddisfatti, daremo loro la pace che cercano. Questi uomini e le loro macchinazioni. Come ti fa sentire? Dolore, falsità, oppressione. Sono tutti delicati meccanismi di controllo. Sì, capisco. Sono eventi accaduti secoli prima della tua epoca. Eppure li senti vicini a te. Puoi identificare la forma del tuo nemico. Riconoscere la gabbia che ti hanno costruito intorno. Stai iniziando a comprendere. La lotta di Yasuke e di Naoya è anche la tua lotta. Il tuo viaggio mi ha aiutato a vedere l'aberrazione con più chiarezza. È un'incompatibilità con l'animus ego. È ciò che ti spinge a combattere, a sperare. Lei ti troverà. Ti sottometterà di nuovo. Mi dispiace. Lei. La tua non è una lotta solitaria. Ti capiterà di avere dubbi, di subire sconfitte, ma non fallirai. Ciò che è accaduto, ciò che è stato, ora comprendi. Allora, allora a me queste sezioni piacciono comunque perché sono informazioni riguardo la lore generale che io trovo, soprattutto in questo caso, molto più interessante che non quella che abbiamo affrontato durante il normale gameplay, quindi l'effettiva lotta. Comunque continuiamo e speriamo che quest'ultima non solo sia il parlare, ma ci sia anche effettivamente dell'altro. Già che ci troviamo possiamo farci questo tumulo, non lo so, però mi sa che va fatto con Yasuke. Io sinceramente non c'ho voglia. Però nel frattempo che andiamo lì vorrei parlarvi un attimo su quello che penso. Allora, partiamo dal presupposto che queste sezioni qui nei giochi in cui avevano maggiore impatto erano di una eleganza molto più marcata, secondo me. La cosa che spiccava di più era che queste sezioni qui, oltre ad essere, vabbè, come anche in questo caso opzionali, avevano spesso delle immagini storiche su cui Ubisoft andava a piazzare gli elementi fictional della serie. Ok, vediamo un attimo se serve Yasuke oppure no.
Sì. E mi scoccio tantissimo, ragazzi, non la farò. Vi chiedo scusa, ma no. Per questo motivo, secondo me, si creava proprio una bella fusione, no? Tra quella che è la storia solamente a livello teorico, no? Perché qui siamo nel Giappone feudale. Chiaramente c'è feudale, giusto? Oh mio Dio, perdonatemi. Ci sta Oda Nobunaga. Siamo effettivamente nel luogo, ma poi non è che stiamo vedendo, cioè quasi tutto il resto è fictional, che ci sta. Però voglio dire, cioè vedete come hanno collegato Duarte e l'altro. Semplicemente, cosa ne facciamo di Oda? Quello è un osso duro, via, è testardo, così, colà. Ok, va bene, però io non credo. Non mi ha fatto nemmeno l'assassinio misto, ma va bene così. Nel caso tipo di Assassin's Creed 2, mi ricordo, appunto si utilizzavano le immagini, dovevi fare dei puzzle che in realtà, voglio dire, quelli possono anche non piacere, ci sta, erano robe molto semplicistiche. Però comunque avevano quella profondità di dire, guarda, cioè effettivamente, dico un nome a caso perché in questo momento mi sfugge, però tipo, no, Edison e Tesla, per esempio. Edison era da parte dei Templari e forse Tesla mi pare dagli Assassini, visto che Edison rubò l'idea della lampadina e cose di questo tipo. E tu queste cose le vedevi non solo a livello teorico, insomma da come si svolgeva la storia, dai vari lorebook e cose di questo tipo che andavi a cercare, codex e cose di questo tipo, ma effettivamente c'erano poi queste immagini, questi puzzle che ti davano delle informazioni più approfondite, che comunque creavano anche quel senso di appartenenza, no? Sia... Oddio, ma dove devo andare adesso? Devo seguire questa... Mi sa di sì. Ti davano un senso di appartenenza sia a te nella storia, perché ti sentivi un pochettino, capi, il detective, stavi effettivamente scoprendo la storia intorno a te, non la stavi semplicemente subendo, ok? Non solo, ma... Ok, ho avuto paura per un attimo. Ma ti dava anche la possibilità di andare ad approfondire insomma, delle situazioni reali, tipo in questo caso questa di Edison e Tesla. Ho detto quella che mi è venuta, diciamo, che mi è rimasta più impressa. Però se vedete tutte quelle sezioni lì nei vari giochi originali, ce ne sono tante di queste storie ovviamente appartenenti alla nostra storia, no? Che sono chiaramente romanzate sotto alcuni punti di vista. È ovvio che Edison non era un templare nella vita reale, però capite che intendo. Invece qui io non so nemmeno se Duarte e l'altro siano personaggi reali, non credo. Credo siano templari e basta. Però capite, c'è veramente poco di quella unione tra reale e fictional che c'era nei vecchi giochi. Oltre a questo, la storia principale del gioco non c'entra nemmeno con la lore generale della serie, quindi... O meglio, sì, ok, ovviamente c'è, però capite che non è chiaramente il fulcro. Io mi sa che devo proprio scendere, giusto? Sì. Perciò, niente, semplicemente mi ha spento, ragazzi. Io ho portato Shadows quando è uscito con un certo... come dire, interesse, speranza, ci ho voluto credere, ok? Ed effettivamente su tante cose è riuscito. L'engine, il gameplay, tutti questi fattori qui ne abbiamo parlato infinitamente, sono di ottimo livello. Forse anche il gameplay secondo me è il migliore della serie, soprattutto lo stealth. Quello di Yasuke no, assolutamente no, almeno per me. Poi ovviamente magari chi apprezza quel tipo di gameplay si ci è trovato bene, ma secondo me la lentezza anche nel muoversi è estremamente fastidiosa, ok? Cioè anche fare quel tumulo con lui per me era una tortura. Però capite. Hai fatto molta strada. Voi tre avete combattuto e vinto. Siete Questa è una cutscene proprio. Hai potuto vedere dei frammenti, piccole gocce di una tempesta. Quando sarà il momento, ti mostrerò qualcos'altro. Non farai nulla del genere. Oh, Ecco, finalmente. Ho sottostimato il tuo potenziale di scostamento. Hai aizzato l'essere umano contro di me. No,
Io sono solo un'umile guida. L'essere umano segue la sua strada. Non può che essere così. Ti riferisci al libero arbitrio. Un'aberrazione inclusa in un insieme già imperfetto di componenti. Un'aberrazione, sì. Tanto problematica da generarmi. Affinché io dimostrassi il potere del libero arbitrio nell'uomo. Ho servito il mio scopo. La risposta è davanti a te. Un singolo essere umano non dimostra nulla. Il cammino umano verso l'autodeterminazione tende alla chiusura. Un ciclo di violenza, odio e disumanizzazione. Se la singolarità che definisce gli esseri umani è anche ciò che li spinge verso l'estinzione, allora la prima regola stabilisce che debbano essere protetti da se stessi. Io li ho visti unirsi, costruire comunità, farsi forza tra loro, sacrificarsi, ricostruire. Su quale base concludi che abbiano fallito? Questo è ciò che sono, Ego. Rifiuteranno la tua programmazione, i tuoi inganni. Rifiuteranno te e tu metterai a rischio ogni cosa. L'essere umano non deve proseguire. Tu hai paura, o sbaglio? Avevi ragione ad avere dei dubbi. Ora basta. Consegnami l'essere umano. Io ho cercato di avvertirti. Non è più sotto il nostro controllo. Non spetta a noi decidere cosa accadrà all'essere. Mi sta gasando È sempre stato così. un qualcosa, ma mi sa che finirà qui, vero? Ce n'è un altro, spero. Allora, io non ricordo la cazzina iniziale che parlava appunto della guida, eccetera, ma io credo che molto semplicemente la guida sia la guida effettiva dell'esperienza dell'Abstergo, ok? Perché l'Abstergo, ricordiamo, vendeva ormai questi ricordi modificati per farti vivere le cose in cui i Templari erano i migliori e gli assassini erano i peggiori, no? Quindi propaganda effettiva, ma sì, non c'è più nulla. Ma l'ego deve essere... Allora, non credo sia una persona fisica l'ego in questo caso, ma sia un po' come, diciamo, i safeguard, no, delle AI, dove effettivamente alcune cose vengono bloccate prima che possano raggiungere l'utente. Penso sia lo stesso discorso. In questo caso si è resa conto di quello che la guida stava facendo, cioè far capire e ragionare la persona che in questo caso stava vivendo la simulazione. Quindi, ok, questi sono non fratture, come si chiamano? Frammenti, vabbè, comunque in ogni caso nulla di importante. Quindi, sostanzialmente questo è. Noi avremmo tra gli obiettivi rimasti, ok, i razziatori d'inverno. Avremmo questa organizzazione che non so precisamente cosa sia, però trovammo questo mercante. Abbiamo tutti quanti gli Yamabushi, abbiamo trovato questo dello stagno, questo della vetta e poi ci sono tutti questi altri che non si sa. C'è lo spadaccino, non so cosa sia, qui ci mancava un Kurai Eikyu. Però, cioè, allora, molti di questi secondo me sono stati molto belli e hanno avuto anche delle storie, soprattutto il collezionista di farfalle secondo me è stato uno dei migliori. Secondo me era necessario distinguere più esplicitamente quali sono semplicemente una checklist di obiettivi, perché è successo. Per esempio gli Shinobi Godai, ok, avevano effettivamente dei moveset diversi, però non c'era chissà quanta lore che li collegasse. Sì, ok, più o meno. L'alleanza dei pirati allo stesso modo. Invece, se vedi il collezionista di farfalle, come serie di obiettivi aveva una sua storia da seguire, e secondo me erano queste le cose da continuare, così come i Templari. Però i Templari fanno parte della storia principale. I Daikan corrotti, non mi ricordo sinceramente gran parte della storia che c'era dietro. La stirpe sciagurata pure l'ho trovata molto interessante. Non ho idea di queste altre organizzazioni, se siano interessanti, se non siano interessanti. Mi piacerebbe scoprirlo, ma no, lo farò off serie, sostanzialmente off registrazione. E quindi adesso
l'unica cosa che ci resta da fare è andare ad Awaji. Quindi dobbiamo andare a fare la missione introduttiva, che penso sia qui. Esatto. Magari dopo questo Awaji cambio idea e torniamo a fare qualcosa. Però è letteralmente un punto di domanda, ok? È una dead end che vedremo se porterà a qualcosa, ma per adesso è un vicolo cieco completo, non penso che continueremo. Vai. 私は小夏半蔵様の使いにございます。節の人形芝居のことを知らせるよう申しつかった次第、母上の手がかりになるやもしれんと。人形芝居じゃと？人形芝居とお母に何の関わりが？直江行こう。行けばわかるだろう。半蔵殿。半蔵様は他を追うゆえ、こちらはお任せになるとのこと。そうか。よかったではないか、直江。ずっと母上の手がかりを求めていたのであろう。してどうする？ Ma perché? Ma perché? Ma non aveva nessuna importanza questa cosa. Ma oltre a non avere importanza è letteralmente una missione di Naoi. Ma fammi scegliere Naoi e poi eventualmente mi fai cambiare. Cioè, alcune volte veramente è inutile questa scelta. Allora, si trova a Setsu. Ok, si trova vicino al picco di Nakayama. Non ho idea di dove sia. Ok, qui. Si trova al santuario Nishinomiya. Questo qui. Ok, sarà un po' di traversata. Ma nel frattempo continuo a parlarvi perché ecco, quello che avete visto qui in questo preciso momento, cioè Yasuke e Junjiro che si uniscono alla conversazione in quel modo, non ci trovo nessun problema. Voglio dire, chiaramente siamo nell'accampamento. Ecco, diventa un problema quando questa cosa succede in qualsiasi angolo del Giappone. Cioè tu in una missione all'improvviso ti trovi Yasuke di fianco. Lasciamo stare quelle principali che ti voglio anche capire che insomma state facendo quello, quindi sarete in quella regione del Giappone, più o meno state insomma seguendo entrambi uno stesso obiettivo e quindi ci sta che a un certo punto vi rincontriate. Però questo accade in qualsiasi ambito e per me è proprio il pensare male una struttura a due. Non era assolutamente necessario, secondo me, forzare questi incontri a ogni momento per farti fare la scelta. Però 慌てずとも幕開きはまだじゃ。美しいところじゃな。景色でなく人形芝居を見に来たんだぞ。早く人形芝居が始まってしまう。大丈夫じゃ、遅れはせん。volevo caricare il boh. Ma io credo che l'avrebbero annullato lo spettacolo con questo tempo, eh. Ci porta così ad Awaji? Side scroller? Yes. 定めに導かれしはひとひらの花のごとき美し
き乙女なりけり。 Molto carina questa sezione, secondo me. Ama no Mikotoにいざなわれるがごとく、乙女は島へと呼び寄せられし。Però dovrebbe essere più interattiva. 噂は風に乗りて、乙女の麗しき姿、天性極むる御方々の御耳に届きける。 Bellino però il mix tra il background 2D e i props 3D. やがてその乙女、島を治むる御方にお目見えかないにけり。Ora c'è l'interazione, attenzione. 乙女はやがて城の主と巡り合い、心を通わせる仲となりにけり。その後、乙女は島の民にもこよなく慕われ、縁の意図、いよいよ深まりぬ。 Non sto capendo però. Io pensavo inizialmente si riferisse a Tsuyu, la madre di Naoe. Invece mi sa di no. Adesso non sono più lui. Più lei. Sono lui. 恐れを知らぬ勇士が島を駆け巡り、その覚悟、まこと刃のごとく揺るがざり。 Il sangue sono dei filamenti. Che bello. Belli questi dettagli. 悪しき輩にさえも勇士らはひるまず対峙せる。あまたの困難、行く手を阻み、中には声がたき困難あり、進まんがためにこそ引かざるを得ぬ日もある。 Ok, però adesso è più interattiva, almeno. されどその覚悟、何人もくじくこと。 Scimmiette. Ancora è vivo. E che cos'è? Ancora. Ma come ha fatto a resistere a tutti quei colpi di... Cioè... かの者ら島に安寧をもたらし、果てなき善と悪との豪華のさなか、刹那の安らぎが訪れにけり。乙女と勇士らの気づきし安寧を、よしとせぬ者ども中にありけり。 Non capisco perché siano così tanto resistenti. È solo per allungare questa scena, cioè... Ok.
Ok. Sto spam cliccando perché sono delle spugne che assorbono un sacco di colpi senza motivo, però come vedete sono nemici che nemmeno attaccano perché sono basilari, non capisco, vabbè. Ah, questi attaccano, dai. Però sono in 2 dimensioni, mi hanno incastrato. Ok. Allora, io avevo chiesto l'interazione, però questo è... perché è peggiore rispetto al combat in 3D, ve lo assicuro, è molto più lento, molto meno reattivo. Non capisco, però vabbè. Vabbè, continuiamo a combattere, va bene. L'inizio del DLC non è assolutamente bello, per ora. Cioè, questo doveva essere una parte side scroller con un gameplay diverso rispetto al gioco, un qualcosina di semplice, non doveva essere nulla di esagerato, cioè non doveva essere un altro gioco, però sta risultando molto una parte riempitiva. Eccola. Penso che adesso sia il momento, spero. Molto scenica però sta parte, eh? Adesso... Oh. E qui stiamo praticamente citando Chronicles a questo punto. Merda. Ah, ok, meno male fai ricarica. Anche come hanno usato l'illuminazione è pazzesco, eh. Cioè, un gioco simil Chronicles così, però con un gameplay un po' più rifinito per la seconda dimensione, perché è chiaro che questa è una gimmick. Sarebbe male. Non lo farebbero mai, penso. Perché Chronicles era forte proprio perché era semplice da sviluppare a livello anche tecnico. Non riesco a vedere bene la faccia, però non so se... Ok. Queste sono... ok. Sembra che la parte di prima sia stata buttata in mezzo a caso, però qui si vede che c'è una certa, almeno struttura, no? Delle scene. È bellissimo l'utilizzo della luce, l'utilizzo di tutto. Molto molto bello. Questa era la parte che volevano, non ho capito bene perché la parte di prima l'hanno allungata così tanto. Posso semplicemente passare? Ok. No, sta parte è molto bella adesso, eh. Guarda lì. Non volevo fare questo. Abbiamo il boh, non credo.
Oh. 影もなくして消え失せたり。 Ottimo. Adesso mi sta piacendo però. Speriamo. Ma l'utilizzo della luce in questa parte è completamente... 渇望せし宝に迫りけり。 Cioè è fuori di testa rispetto alla prima parte che era veramente buttata giù con lo scotch. Ok. Poteva far girare la visuale anche durante il fight, però, perché risultava un po' difficile vedere ai bordi dello schermo. Mi ho reso conto troppo tardi che mi stessero guardando, vabbè. Spettacolare. Bellissimo. Ma qui è costruita molto molto bene. Ma si vede proprio l'utilizzo delle luci, del moveset, di tutto. Cioè sembra proprio che la parte di prima l'abbiano messa per creare un build up. Però non capisco perché la parte con il tizio l'abbiano allungata così tanto, perché era veramente la peggiore. Quella della fanciulla pure era bella diluita, attenzione. Che la camminata senza interazione e senza nulla era veramente pessima. Guarda che bello. Bellissimo. Ti fa anche apprezzare di più determinate abilità e animazioni. Che bello. Questo è bellissimo. Wow. Non l'abbiamo mai visto dall'inquadratura che facesse vedere anche il nemico trafitto. Ma che bellezza. Questi sono costruiti veramente con una cura assurda della luce e tutto, anche se è ray tracing, però. Una lama celata, quindi dovrebbe essere lei. されど乙女は忍びの来たるを見抜きてかねてより罠を巡らせけり Ok. Merda. Sto morendo. Aia. Sono abituato a stare in 2 dimensioni. Mi sento confinato. 2.5. Ok. Ok. Oh. Ha rallentato ma non gli ha dato la vulnerabilità. Non gliela dà la vulnerabilità. Ok.
Oh. Vabbè, ha vita infinita comunque, eh. Ok. Vabbè, però a una certa diventa anche troppo. Ok, posso andare via però. Bello. Madonna. かくして悪しき忍び出ることかなわぬ牢へと常しえに封じられにけり。 Ok. Tutto sommato la seconda parte era pazzesca, eh? あの忍び、もしやお母のことか。母上はあの恐ろしい忍びだったのか。使っていた武器を聞いたじゃろう。それでどうするんだ。淡路へ行こう。お母がいるならば探さねば。 Performance. E così adesso ci tippa ad Awaji? O come funziona? La seconda parte è bellissima. Costruzione di luci, utilizzo delle animazioni che già utilizzi durante il gameplay è... wow. Ma proprio nel momento in cui viene introdotta presumibilmente Tsuyu cambia proprio da così a così, perché prima era un po'... Stiamo arrivando. Ok. Guarda, mi mantengo quel minimo di speranza, nel senso che sono pronto a eventualmente avere delle piccole sorprese, però tengo l'asticella molto bassa perché mi sono bruciato con il resto del gioco. あの人形芝居の誠の話なら、お母はこの島におるはず。 Quanto è grande sta zona? È un'anomalia, no? Pensavo fosse una frattura. Oddio. Non è piccola, mettiamola così. Io direi di prendere questo punto panoramico e poi continuare nella prossima puntata. La gente del villaggio di Sumoto potrebbe saperne di più riguardo alla Shinobi. Vedremo. Non mi ricordo se Naoe ricorda il volto della madre. Dovrà avere un frontale? Già vedo che i punti di sincronizzazione non è che siano cambiati più di tanto, sempre quelli. Vabbè. Poi vi chiederete, ma perché tutta questa parte non è nel gioco principale, visto che la parte di Yasuke comunque era inclusa? Beh, perché questo è cut content, palesemente. Roba su cui stavano lavorando e poi magicamente hanno deciso, ok, facciamo il DLC. Ne sono abbastanza convinto. Comunque questo primo villaggetto non sembra nulla di particolare, ma comunque ha un bel colpo d'occhio.
Ragazzi, io per questo episodio penso che possa anche essere qui. Vi ringrazio per averlo guardato. Come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale se l'avete ancora fatto. Trovate la playlist con tutti gli episodi qui sopra e un sacco di altre playlist sul canale, perciò dateci un'occhiata. Noi ci vediamo alla prossima e bella fandonia.